リの息子よ、緊張しているのか？はい、かなりあります。心配しないでください。あなたはすでに領事で F4 に出場しています。はい、分かっています。しかし F1 では緊張がかまっています。上手に運転することだけを考える。はい、そうします。完璧、よくやった。試練は気あらずい、ウィリアムスは飛ばない、先っとは地獄、すべてのコーナーがかけミスは刃となる。気づきはない恐怖もない、歯を食いしばり過酷なレース、アルボンと共に限界を攻め、1ポイントのため命を削る。フェイスアジェントはまだ遠い、だが運命は自分で刻む、すべてのレースが炎の合図、無視されることは許さない。巨人たちの間を滑り抜け、詰め具を奪うため全てをかける。一戦一戦が火の決闘、戦う覚悟を証明する。オセリのまた満足する者の居場所はない。高へ遠くな燃え尽きる者だけがいた。オセリのまた満足する者の居場所はない。高へ遠くな燃え尽きる者だけがいた。Benvenuti a questo terzo appuntamento di Formula 1. Oggi si corre in Giappone, oggi si corre in casa di Rino Moto. Purtroppo gli aggiornamenti delle vetture si fanno ancora attendere e sia Rino che Albon dovranno contare unicamente sulle loro forze. Nelle prove libere Rino ha un buon ritmo, ma questo non basta a portarsi a casa posizioni interessanti, infatti risulta ancora ultimo in griglia. Durante le qualifiche riesce a piazzarsi 19esimo e ai nostri microfoni dice: Rino, domani corri nel GP di casa, ma le qualifiche non sono andate come speravi. Purtroppo non sono arrivati gli aggiornamenti che aspettavamo e nonostante corro in casa è molto difficile avere il passo degli altri. Domani sarà difficile rimontare. Avete già ideato una strategia, anche perché si prevede pioggia. Se abbiamo già ideato una strategia, anche con Albon, sperando che la pioggia arrivi tardi, verso la fine, o che non arrivi per niente. Ma ora è tempo di collegarci con i nostri telecronisti, Capitan Forchetta e Rocker. A voi la linea. Grazie Ferro e benvenuti a tutti quanti per il 38esimo Gran Premio del Giappone di Formula 1. Qua nel bel clima con i ciliegi che prendono in fiore, ci ritroviamo una gara come sempre qua a Suzuka. Vediamo la parte del circuito. Signori, abbiamo quasi 6 km di circuito, abbiamo soltanto un punto DRS e ben 18 curve, quindi molto interessante. È l'unico circuito a forma di un 8 e vediamo la griglia di partenza. Vediamo la griglia di partenza con Max Verstappen e Lando Norris a occupare la prima fila. A seguire Carlos Sainz e Charles Leclerc in terza e quarta posizione, le due Ferrari. A seguire ancora Oscar Piastri e Sergio Perez. Settimo e ottavo posto per George Russell e Fernando Alonso. In nona posizione Lewis Hamilton e al 10° posto Stroll, 11ª posizione per Pierre Gasly, 12ª posizione Yuki Tsunoda,
13° posto Daniel Ricciardo, in 14ª Ocon, 15ª e 16ª posizione Zhou e Albon, 17ª e 18ª posizione per la Haas con Magnussen e Hülkenberg, e a chiudere la 10ª fila Rino Moto per la Williams e Valtteri Bottas in 20ª posizione. Spettacolo la Mercedes rossa fiammante. Eccolo Verstappen, a prima posizione, punta alla tripletta. Quadrato anche Rino Moto nella sua Williams. Sappiamo se studia o sta leggendo le mail dal Giappone dai suoi fan. Leclerc che dovrà recuperare un poco rispetto agli altri. Attenzione ai semafori rossi. E via per questo nuovo Gran Premio del Giappone. Vediamo subito Verstappen che parte, cerca di distanziare i suoi avversari. Norris in seconda posizione. Attenzione, Albon, warning, deve essere successo qualche cosa, contatto con qualcuno o qualche piccolo taglio. Moto ha perso la posizione su Bottas, che poi è l'unico che sta montando le hard come gomme. Vediamo il trenino di auto, sta andando a percorrere parte del primo giro. Questo particolare tracciato giapponese. Sì, 38esimo Gran Premio del Giappone. Vediamo appunto, diciamo, Verstappen che sta confermando le ultime 2 edizioni che l'hanno visto vincitore. Tanto distacchi contenuti, tutti sotto il mezzo secondo tra di loro. L'unico che si sta distanziando è Moto con Bottas, che però comunque avendo le gomme hard si può anche capire. Probabilmente cercherà di allungare il suo stint e chiuderlo con le rosse. Vedremo quale sarà la strategia. Partendo ultimo non è che avesse molte possibilità. Tanto primo giro. Qui Piastri che osserva il duo rosso. Attenzione, zona DRS aperta, lo segnalano dalle inquadrature. Okay, DRS enabled from this lap. Warm up the tires and push. Ok, copy. Subito team radio per Rino Moto che lo avvisa di questo. Purtroppo non ne può fare uso perché è già 1,2 secondi di ritardo rispetto a Bottas, e per utilizzare il DRS bisogna essere sotto il secondo. E altro che non può utilizzarlo è Sainz, che si è distanziato oltre il secondo da Norris. Okay, Albon is slowing down. He says he has a problem. We are investigating. Is this a problem that also concerns my car? For now, the data tells us that you are okay. You have Bottas a second ahead. Try to take advantage and pass everyone. I like the idea. Ok, copy. Quindi Team radio. problemi per Albon. Però viene rassicurato Moto, infatti sta anche recuperando, è sceso sotto il secondo da Bottas, quindi magari... Tanto vediamo Norris attaccato a Verstappen, i primi due vanno a chiudere il secondo giro. Attenzione, vediamo zona DRS, cosa succede? Attenzione Norris, Dall'esterno! Verstappen non ci sta. Mamma mia, i due appaiati. E riesce Norris. Niente. E invece Leclerc sorpassa Sainz, il suo compagno di squadra. Quindi vedremo se lo stava rallentando oppure è proprio distacco con i primi due. Tanto la regia va sul fondo dei piloti a seguire Rino.
Moto si sta avvicinando, infatti, è andato sotto i 4 decimi da Bottas, quindi magari non hai problemi nel risultato del tuo Okay, compagno. Reno, get used to using ERS for more Può power. You need guadagnare to pass 4-5 Bottas. posizioni Ok, copy. se le sue gomme iniziano a macinare rispetto alle soft. Scusami, alle medie che Medie. hanno tutti gli altri. Nel frattempo Hamilton ha sorpassato Gasly mettendosi in nona posizione. È un po' difficile, è strano vedere Hamilton nono, dato che comunque dei piloti vigenti è quello che ha vinto più volte questo Gran Premio, con 5 vittorie. Però quest'anno la Mercedes ha qualche problemino a livello di meccanica. O comunque potrebbe essere che quest'anno sulla pista la vettura non si adatta perfettamente con le migliorie apportate dal team Mercedes. Tanto qua vediamo inquadrato Rino Moto, pilota dell'Academy Mercedes, che ha avuto la notizia di Hamilton che lascia la scuderia, sente aria di sedile. Il problema è che purtroppo deve anche portare qualche risultato per convincere la dirigenza a concedergli il posto. Nel E frattempo torniamo di Albon nuovo sui primi due. conferma i suoi problemi. Albon infatti è arrivato terzultimo e proprio davanti a Bottas e al compagno di squadra. Comunque Leclerc sta distanziando il suo compagno e l'ha portato quasi a mezzo secondo. Però lui è lontano 1,5 secondi da Verstappen, quindi si dovrà difendere dalla zona DRS da quelli dietro di lui. Eccoli che arrivano, nuovo trenino per il terzo posto, di nuovo in fondo alla classifica. E Bottas prova il sorpasso su Albon. Si coda anche Rino. Ne approfitta Rino e sorpassa il compagno. Bel sorpasso. Prova anche su Bottas, vediamo, niente da fare. Arriva sempre lontano di mezzo secondo rispetto al suo predecessore. Attenzione. Leggera staccata, inchiodata. Okay, Bottas is slowing us down. He's at 0.7. Push Reno. Okay, I try. Abbiamo sentito il team radio che dà supporto al proprio pilota dai box, dicendo spingi, stai andando più veloce. Mentre Albon ormai ha alzato il piede, deve avere molti problemi. Probabilmente sta continuando a girare solo per portare al team telemetria e quindi dati della macchina. Tanto siamo quasi al completamento del quinto giro. Moto ha sempre dai 4 ai 7 decimi di distacco rispetto a Bottas, e con tutto ciò che ha DRS non riesce ad attaccarsi al pilota per effettuare una manovra di sorpasso. Tanto torniamo avanti con Piastri che punta a Sainz, seguito da Perez, Russell, Alonso e poi più distaccato Hamilton. McLaren, che è l'unica scuderia in questo Gran Premio ad aver vinto con 3 motori differenti, perché ha vinto questo Gran Premio con motore Mercedes, Honda e Ford. Ford parliamo veramente di un'eternità fa. Sì. Dobbiamo risalire addirittura al 93 con Ayrton Senna. Ma motore Ford. Andiamo a passare le due Ferrari, la McLaren
Lotta per la terza posizione tra Leclerc, Sainz e Piastri. Dietro di loro in arrivo Perez, Russell e Alonso. Un po' distaccato Hamilton, come giustamente dicevi prima. Posizioni invariate. Sì. Mentre i primi due grandi sorpassi nel centro-basso della classifica. I primi due continuano a rimanere incollati tra di loro a meno di mezzo secondo. Moto prova su e Bottas e ci riesce. Attenzione, bel sorpasso questo. Great pass. Bravo. Now you have the Haas at 2 seconds. Push. Vediamo il team incitare il proprio pilota a puntare al duo Haas con motore Ferrari, Hülkenberg e Magnussen, che sono a meno di 2 decimi e mezzo. Un bel trenino davanti. Piccola scodata per moto, però è riuscito a tenere la macchina. Anche Bottas dietro di lui, comunque non molla. Comunque Leclerc sta riuscendo a recuperare pochi decimi su Verstappen e si porta oltre un secondo dal suo compagno di squadra, quindi magari mette un po' più a sicuro la sua terza posizione. Poi vedremo col giro di danze dei cambi di ruote. Okay, Rino, we are monitoring the weather. Rain expected in about 10 minutes. Sarà da ridere. So should we change strategy? Let's stay with plan A. Are you sure? La così famosa pioggia sembra arrivare tra una decina di minuti, come dice il team William. Tanto Moto si è portato un secondo e mezzo da Hülkenberg, quindi ha recuperato più di 6 decimi. Sì, tra l'altro abbiamo visto arrivare la sua macchina in una nuvola di una staccata di qualcuno davanti a lui. Tanto Bottas, attenzione, niente da fare. Però si avvicina tantissimo. Anche Verstappen su Norris. Albon invece conferma i problemi, ormai a 6 secondi da Bottas, sta continuando soltanto per finire. Abbiamo 3-4 grandi distacchi all'interno del gruppo. Il primo è subito dietro Leclerc, il secondo è nel gruppo di Hamilton e poi dietro Zhou. Tutti gli altri sono attaccati praticamente nel giro di mezzo secondo, uno dall'altro. Attenzione Verstappen. Verstappen punta alla tripletta. Campione del 2023-2022, punta alla tripletta. Andiamo in fondo a questo rettilineo. Chiude bene la McLaren. Piastri proprio su Sainz. Comunque Moto si è portato a 7 decimi da Hülkenberg, quindi potrebbe approfittarne dato che sta sotto il secondo. E ricordiamo che lui è l'unico con le gomme dure, quindi dovrebbe entrare in box più tardi rispetto agli altri. Assolutamente, perché ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe comunque rientrare per sostituire le medie e poi il subentro della pioggia, se mai arriva. Tanto se Nel frattempo vediamo... Magnussen ha superato Ocon
quindi non ci sono più due as davanti a Moto. Però Moto si è portato a meno di mezzo secondo di distacco. In 2 giri ha recuperato 2 secondi. Ed ora c'è questo trenino di scie. Attenzione! Per fortuna l'ha tenuta. Posteriore sull'erba, rischio di E incidente. ci prova. E passa Hülkenberg, grande Moto. Questo sorpasso l'ha distanziato un poco da Ocon, però c'è un bel ritmo, secondo me potrebbe recuperarlo nel breve tempo. Infatti si è già portato a 3 decimi e punta il sedere di Ocon. Un po' largo, rischia da dietro Hülkenberg. Tanto nei primi 9 non è cambiato nulla. No. Hamilton sta recuperando un po' di tempo su Alonso. Attenzione, Eccolo, Moto, prova. grande. E passa Ocon. All'11° giro. E magari le gomme medie stanno iniziando ad avere problemi mentre le sue hard stanno continuando a andare bene. Beh, hanno un range di funzionamento diverso come finestra temporale, i due tipi di gomme. Alla lunga le hard vengono fuori e le soft iniziano a degradare. Andiamo sul duo davanti, Norris-Verstappen, che continuano la loro marcia solitaria. Ormai Due non si risparmiano. Sì. Ormai Leclerc a 3 secondi e 6. Però pure lui c'ha sempre un margine più ampio rispetto al suo compagno Sainz, oltre 2 secondi. Posizioni ormai, a parte nel fondo dove Moto sta facendo un bel recupero, lì davanti non sta cambiando moltissimo. Infatti Moto già punta a Magnussen Attenzione, attenzione. e fa un gran sorpasso. Solito punto di sorpasso di Rino. Già 5 posizioni recuperate e ora è a meno di 2 secondi da Zhou. Attenzione Verstappen. Sorpassa. Non ce l'hanno mostrato. Verstappen torna leader della gara. Magnussen invece recupera su Moto. E l'avevano detto, Verstappen puntava alla tripletta. Vediamo. Use the slide in front. You need to do more lift and coast. Suggerimenti del team. Il pilota giapponese al 12° giro. E Piastri ha sorpassato Sainz. Si getta letteralmente all'inseguimento di Leclerc perché ha già distanziato anche Sainz. Però ha ancora 3 secondi da aggiustare Leclerc. Bisogna vedere se ne ha di più. Abbiamo monitorati 3 secondi
di distacco. Tomoto di nuovo dietro a Magnussen. Comunque iniziano i primi giri di pit, sono entrati Hamilton e Tsunoda. Hamilton mette le hard ed entra anche Ocon, Magnussen, Bottas. Attention, yellow flag. Zhou has broke engine. Thank goodness we have a Mercedes engine. Ha ha ha.静寂がゆっくりと訪れる。彼はヘルメットを抜く、補給は依然として荒く、彼を蝕んだレースの影が彼を包み込む。ウィリアムズの影が芝生に長く伸び、1kmごとに気づかれない傷が刻まれる。しかし彼の目には決して遅すぎることはないと知る者の閃光が今輝き続けてる。